Diciamoci la verità, quando la Pixar ha annunciato Toy Story 5, la reazione collettiva è stata un po' ancora un altro, ma non era finita con il quarto episodio. In effetti toccare un franchise così amato come Toy Story è un rischio enorme e il pericolo di un flop commerciale ma anche artistico era dietro l'angolo. Eppure, contro ogni previsione, magari un po' pessimista, questo quinto capitolo della saga di Toy Story si rivela un prodotto relativamente fresco, un film di animazione 3D che ci ricorda che nel mercato del cinema e dell'animazione 3D contemporaneo non sono necessari effetti speciali particolarmente complessi, sofisticati o impattanti dal punto di vista visivo, quanto piuttosto è fondamentale uno storytelling raffinato, evoluto, con un umorismo sottile e degli ammiccamenti magari al pubblico adulto che fanno sorridere gli adulti e risultano ugualmente fruibili e divertenti per un pubblico di bambini, creando quella stratificazione della quale molti film di animazione 3D del mercato cinematografico contemporaneo peccano. Promemoria peraltro per gli studi di animazione 3D e VFX. Prima di investire milioni nei dipartimenti di effetti speciali, magari assicuratevi di avere una storia che funzioni, ben strutturata, con dei personaggi con un cuore che batte, proprio perché se il pubblico non si affeziona ai personaggi di cui raccontate la storia, non ci sarà effetto speciale, per bello che sia, che salverà il vostro film e che farà la differenza agli occhi del pubblico tra è un film che mi è rimasto nel cuore sì, è un film che ho visto non so dove una volta, così per caso. Oh, he's just some guy I went to something with once. Comunque sto divagando come sempre, tendo sempre un po' a ragionare su come migliorare l'industria cinematografica nella quale lavoro, deformazione professionale. Noi torniamo alla nostra analisi di Toy Story 5. Quindi dicevamo, Toy Story 5, è tutto oro quello che luccica? Non esattamente. Vediamo insieme che cosa ha funzionato e che cosa invece non ci ha convinto del tutto. Prima di tutto, come sempre, 2 parole sulla trama. La piccola Bonnie, la proprietaria dei giocattoli protagonisti, è cresciuta e deve fare i conti con la scuola, la formazione delle prime amicizie, dei primi gruppetti e l'irruzione della tecnologia nella sua vita. Ed ecco che entrano in gioco i giocattoli protagonisti, ovvero i giocattoli di Bonnie, che devono salvare la propria padroncina dall'isolamento sociale che un mondo sempre più digitalizzato rischia di portare con sé. Partiamo dalle cose che ci hanno convinto di più, perché diciamocelo indubbiamente, quando vogliono, a prescindere da quello che si dica, la Pixar sa ancora come colpire nel segno. Primo elemento, l'ironia stratificata. Il film risulta divertente per un pubblico di bambini attraverso la comicità fisica ed elementi visivi, ma anche per un pubblico di adulti con riferimenti sottili e un cinismo appunto raffinato che solo gli adulti in sala potranno cogliere, tornando un po' a creare quella stratificazione della quale parlavamo all'inizio di questo video. Elemento numero 2, la critica alla modernità. Trovo eccezionale come il film narri dell'irruzione della tecnologia nella nostra vita quotidiana, tanto degli adulti ma anche e soprattutto in questo caso dei bambini, proprio perché racconta in modo molto realistico come Bonnie sviluppi una dipendenza sempre maggiore dal tablet, questo nuovo giocattolo, tra virgolette, questo nuovo personaggio nel mondo dei giocattoli, invogliando, quindi incoraggiando gli adulti in sala, che sono magari anche genitori, a mettersi nei panni della madre e del padre di Bonnie, che non sanno inizialmente bene come gestire questa piccola dipendenza della figlia dallo schermo. Elemento numero 3, le chicche per i cinefili. Ci sono ben 2 riferimenti ad altri film della Disney che solo gli amanti del cinema coglieranno. Una è una frase che richiama l'universo di Star Wars, che viene pronunciata in un contesto in cui Buzz sta rivelando ai propri simili altri modelli di Buzz Lightyear che Zurg è il loro padre, e conclude con la frase "cerca dentro di te, tu sai che è vero", che ovviamente ci ricorda la frase che Darth Vader dice a Luke quando rivela la propria identità al figlio. E un altro riferimento a un altro film Disney è un riferimento a Bambi, nel momento in cui sullo schermo appare un cervo, i giocattoli protagonisti si trovano in una foresta
e l'apparizione del cervo viene accompagnata dalla musica del prologo di Bambi, film del 1942 che gli amanti della Disney e del cinema in generale si riconosceranno immediatamente, musica che poi evolve, sfocia nella musica sempre di Bambi che precede l'arrivo dei cacciatori, quindi in realtà preannunciando un pericolo che poi in Toy Story 5 però in realtà non arriva, quindi vabbè, quel secondo riferimento con la musica dei cacciatori l'ho trovato un po' confusa, però comunque il riferimento rimane e rimane molto piacevole. Quarto e ultimo elemento che analizziamo come punto di forza di questo Toy Story 5, la gestione dei ricordi. Mi è piaciuto moltissimo il modo nel quale il film racconta il legame che si era instaurato e che ancora conserviamo con i nostri giocattoli d'infanzia, i nostri giocattoli preferiti di quando eravamo bambini. Senza fare spoiler, c'è un momento nel quale uno dei giocattoli protagonisti si rende conto dell'importanza enorme che ha rivestito nella vita del proprio padroncino ormai adulto, che ha trovato un modo indelebile e estremamente significativo per onorare la memoria del suo giocattolo d'infanzia preferito. Bene, abbiamo detto che dal punto di vista emotivo il film regge. Tuttavia, se analizziamo la scrittura, emergono 3 elementi problematici che non possiamo ignorare. Punto di debolezza numero 1, la centralità della protagonista femminile. Woody e Buzz sono da sempre i protagonisti indiscussi leggendari della saga di Toy Story e la scelta di collocare al centro una protagonista femminile, ovvero Jessie, in questo nuovo film, risulta evidente, strategica, soprattutto nei tempi in cui viviamo e a mio avviso forzata. Che poi non è una questione di non volere protagoniste femminili, anzi, soprattutto come donna che opera nell'industria cinematografica contemporanea. Però se questo significa ridurre i personaggi maschili a semplici macchiette o fonti di comicità senza uno spessore, una personalità tridimensionale, quale effettivamente invece avevano nei film precedenti, allora non funziona. Anche perché, l'abbiamo detto tante volte, vogliamo creare delle protagoniste femminili veramente forti, veramente memorabili, dobbiamo assicurarci di avere degli antagonisti maschili altrettanto forti, proprio per conferire ancora più valore alla protagonista femminile, perché se la protagonista femminile sarà circondata da controparti maschili inette, allora il suo valore non spiccherà. Lei si troverà semplicemente a brillare per l'oscurità delle proprie controparti maschili e questo chiaramente non è né edificante per il genere femminile né funziona dal punto di vista dello storytelling e dal punto di vista della creazione del personaggio, dello sviluppo del personaggio. Secondo elemento di debolezza di questo Toy Story 5, il messaggio vagamente ripetitivo. I bambini crescono e lasciano da parte i propri giocattoli d'infanzia per passare del tempo con gli amici o per giocare con altri giocattoli e questi giocattoli d'infanzia vengono rimpiazzati. Ok, benissimo, tema centrale nel mondo dei giocattoli, me ne rendo conto, ma l'abbiamo già esplorato negli episodi precedenti, non è necessario reiterare ulteriormente il concetto. Terzo e ultimo punto di debolezza di questo Toy Story 5, il cambio radicale di prospettiva, e questo secondo me è il problema più grave che questo nuovo film del franchise di Toy Story ha. Infatti nei primi 4 film la storia era raccontata dal punto di vista dei giocattoli e ne conoscevamo le loro preoccupazioni, le loro aspirazioni, le loro ambizioni e le loro gioie. La gioia di giocare con i propri padroncini, la paura di essere rimpiazzati, di finire in soffitta, di essere dimenticati o di andare distrutti. Pensiamo al caso di Sid che distrugge i giocattoli nel primo episodio facendoli saltare in aria con un razzo. Ecco, benissimo. In questo nuovo film invece i giocattoli, la loro costante preoccupazione sembra essere rendere felice la loro padroncina e assicurarsi che la loro padroncina venga accettata dal gruppo di amiche.
Questo tema dell'inclusione, dell'importanza di sentirsi parte di un gruppo, poi l'abbiamo già visto e stravisto, esplorato in lungo e in largo in molte forme di storytelling, dal cinema al teatro alla narrativa, dal punto di vista umano. E mi sembra che calcare ulteriormente questo punto, sempre dal punto di vista della persona, quindi in questo caso di Bonnie che come bambina deve sentirsi accettata dal gruppo di amichette eccetera eccetera, spogli Toy Story della propria anima, che consisteva proprio nel narrare la storia dal punto di vista dei giocattoli. Il punto di vista dei giocattoli, la prospettiva dei giocattoli era ciò che rendeva Toy Story come franchise unico e diverso da tutti gli altri. In conclusione, Toy Story 5 è un buon film di intrattenimento, superiore a molti altri film di animazione 3D usciti di recente, che però soffre un po' della stanchezza di un franchise che forse ha già detto tutto quello che doveva dire. Diverte sicuramente, commuove a volte, ma rischia forse di diluire l'unicità di una saga che fino al quarto episodio rimaneva perfetta. Voi avete visto il film? Che cosa ne pensate? Per i miei amici cinefili, avete colto i riferimenti cinematografici di cui abbiamo parlato? E domanda per chi di voi è genitore, dato che questo film colloca al centro della narrazione la mamma e il papà di Bonnie. Che cosa ne pensate del loro operato? Anche voi magari vi siete trovati nella situazione nella quale il vostro bimbo è dipendente dai dispositivi tecnologici, che siano televisione o tablet, e siete indecisi magari se limitare il tempo che il vostro figlio o vostra figlia passa davanti a uno schermo o accettarlo semplicemente come parte del progresso tecnologico. Fatemi sapere il vostro punto di vista nei commenti, vi leggo sempre con molto interesse e curiosità. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un like come sempre e iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti riguardanti lo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!